Ciao, bentornati su Macramalex. Oggi vi faccio un altro video un po' tecnico, questa volta sul cambio colore. Come fare un cambio colore carino che non faccia vedere il gradino. Questo qui è il cappello che ho realizzato in un vecchio tutorial. Purtroppo mi sono accorta, dopo aver finito di registrare, che in realtà quel metodo per cambiare colore lascia un po' di gradini brutti da vedere. Mi spiace ormai averlo finito e realizzato così, ma comunque metterò nella descrizione di questo tutorial e nelle etichette qualcosa che rimandi a questo video che fa vedere invece come fare un cambio di colore migliore. Vi farò vedere due metodi. Vedete qua c'è stato il cambio colore, qua e qua. Uno dei due secondo me è migliore, nettamente, però provate tutti e due i metodi e vedete quale vi riesce meglio. Comunque tutte e due le tecniche sono sicuramente migliori di quella che ho usato nel cappello. Bene, iniziamo subito a vedere come si fa. Ho lavorato un po' di giri con l'azzurro, adesso vediamo il cambio di colore classico prevede di togliere il colore con cui stiamo lavorando e sostituirlo con il secondo colore. Si inizia a lavorare e si va avanti normalmente. In questo modo però abbiamo visto che si crea quel brutto scalino. Vi faccio vedere il primo modo per evitare questa cosa. Togliete il primo colore e lasciatelo al centro. Inserite il secondo colore, tenete le codine e lavorate un giro. Quando è finito il primo giro, ho capito perché siamo tornati nel lago bianco, saltate il primo ago e riposizionate il filo. Per evitare che questo punto cada, tirate su la lana lavorata precedentemente e fatela prendere dal lago. Così la portate qua su sotto. Verificate che qui vada dietro e riprendete a lavorare. Questo è uno dei modi. Adesso lavoro qualche riga. Dopo che avete lavorato qualche riga, unite le codine, stringete un pochino, in modo che non si formi il buco. Vediamo adesso il secondo metodo per cambiare colore. Questo è sempre l'inizio del giro, prenderò il rosa in questo caso. Togliete il colore con cui state lavorando, lo posizionate nel centro, prendete il nuovo colore, normalmente lo metteremo così e inizieremo a lavorare, invece questa codina che sta in mezzo la fate passare sotto l'ultimo ago da lavorare, in modo che prenda sia il bianco che il rosa, ok? E ricominciate a lavorare, andate avanti. Adesso lavoro qualche riga, poi smonto il tubolare e vi faccio vedere il risultato. Questo metodo è sicuramente più semplice, vedete un po' quello che preferite, che qui fate lo stesso nodino che abbiamo fatto prima, in modo che non scappino. Questo è il risultato dei due metodi. Allora, questo è il secondo metodo che vi ho fatto vedere e secondo me non va ancora bene, cioè si nota qua che c'è stato il cambio di colore, non mi convince del tutto. Qua invece è il primo metodo che ho usato facendo un giro normalmente e poi saltando l'ultimo ago. Secondo me questo è il metodo migliore. Vedete, tirando bene la codina bianca è veramente impercettibile. Qua invece secondo me
Non ci siamo. Non so se ho sbagliato io la tensione del filo rosa, ma secondo me il gradino si vede ancora un po'. Sicuramente non viene il pastrocchio non facendo niente, si nota sicuramente di più, però secondo me il metodo migliore è il primo che vi ho fatto vedere. Cosa dite? A voi la prova. Provate tutti e due i metodi e vedete quale vi convince di più. Grazie e alla prossima!